Quest'anno ho giocato a 4 titoli completamente diversi tra loro: Mixtape, Meat Boy 3D, Replaced e Mina The Hollower. 4 perle che mi hanno letteralmente convinto di una cosa: il gaming non è mai stato così vivo. Ma vi spiego perché, partendo da quello che mi ha fatto scendere qualche lacrimuccia. Il primo è Mixtape. Ragazzi, qui parliamo di una piccola avventura narrativa sul coming of age, ma con una direzione artistica che definire incredibile e riduttivo. Mixtape non è solo un gioco, è una lettera d'amore all'adolescenza e non è una semplice avventura grafica, ma un viaggio firmato Beethoven and Dinosaur, lo studio di The Artful Escape. La cosa pazzesca è che il team ha talmente protetto la sua visione creativa da rifiutarsi di inserire una streamer mode all'interno del gioco. E quindi la musica con licenze anni 90 da Smashing Pumpkins a Joy Division, che è l'anima del gioco, non viene alterata. Senza compromessi sul copyright, lo studio ha scelto di far vivere l'esperienza esattamente come concepita, imponendo brani storici con licenze blindate. Questa scelta, seppur rischiosa per i creatori di contenuti, dimostra una libertà autoriale introvabile nelle produzioni da milioni di dollari. Mixtape è uno di quei giochi che non punta a farvi giocare sui riflessi, ma a farvi riflettere sui sentimenti. Ha un'atmosfera così densa e una cura nel racconto che mi ha fatto commuovere in varie parti della pur breve esperienza di gioco. Se pensate che i videogiochi non sappiano più toccare le corde giuste dell'anima, Mixtape vi smentirà nei primi 10 minuti. Passiamo dall'emozione pura al sadismo puro. Meat Boy 3D. Molti ormai conoscono la formula originale in 2D, punitiva, millimetrica, da farti lanciare il pad contro il muro, ma incredibilmente divertente. Il rischio di rovinare tutto passando al 3D era altissimo. Portare Meat Boy in 3 dimensioni su Unreal Engine 5 era un suicidio annunciato. Eppure il team ha fatto un miracolo. Sono riusciti a traslare quella precisione chirurgica del 2D perfettamente in un mondo 3D. All'inizio Team Meat e lo studio Sluggerfly volevano farlo open world, ma si sono accorti subito che si perdeva la precisione nel gameplay, che è fondamentale nei giochi di Meat Boy. E quindi hanno rubato l'idea della telecamera fissa a Super Mario 3D World e ci hanno spinto dentro il wall running e il mid-air dash. Morirete 1000 volte al secondo, istantaneamente, ma il controllo in 3D è fatto veramente bene. Un capolavoro di adattamento dal 2D al 3D. È frenetico, divertente, appagante e la dimostrazione che il genere dei platform ha ancora tanto da dire se sai come evolverlo. Ma se parliamo di impatto visivo e di ritmo, fermatevi un secondo e guardate qui. Questo è Replaced. Vi dico solo una cosa, ha la pixel art più bella e clamorosa che si sia mai vista in un videogioco. Punto. A parere mio, qui siamo di fronte alla pixel art più evoluta mai creata. Setcat Studios ha preso texture bidimensionali e le ha immerse in un sistema di illuminazione volumetrico pazzesco, creando transizioni senza soluzione di continuità tra fasi giocate e cutscene drammatiche. L'ispirazione cyberpunk è evidente, ma quello che stupisce è il ritmo. Non aspettatevi un'azione frenetica alla Cyberpunk 2077. Il ritmo è asfissiante, lento e pesante. Cammini tra vicoli al neon e distrutti industriali distrutti. Luci al neon reali che tagliano la nebbia e reagiscono ai movimenti del personaggio. È una via di mezzo tra un gioco d'avventura ed azione con qualche elemento stealth, ma gestito con un incedere molto lento, introspettivo. Mi ha ricordato tantissimo le vibrazioni e l'angoscia di capolavori come Inside e Limbo. Ed è ancora una volta la dimostrazione che l'atmosfera e il silenzio valgono più di tante cinematiche recitate. Qui l'estetica non è un contorno, ma il motore stesso della narrazione. E poi arriviamo a lui, quello che secondo me, senza troppi giri di parole, rischia di essere il miglior gioco dell'anno. Mina The Hollower. Lo so cosa state pensando guardando le immagini. Ma ha una grafica pixelosa che sembra un vecchio Zelda per Game Boy Color. Sei sicuro che è uno dei migliori giochi dell'anno? Sì, lo è. Se riuscite a passare quella barriera nostalgica degli anni 80-90, sotto trovate un mostro di game design.
E quindi non fatevi ingannare dall'estetica da Game Boy Color. I ragazzi di Yacht Club Games, dopo il miracolo di Shovel Knight, ha droppato un gioco da top classifiche. Hanno preso un'estetica retro e l'hanno fusa a piene mani con le meccaniche dei Souls e degli action di nuova generazione, con un gameplay che ride in faccia ai AAA moderni. Ha un combat system brutale, preso direttamente dai Souls-like, con hitbox millimetriche e una meccanica di scavo che aggiunge una verticalità pazzesca all'azione. C'è precisione, c'è sfida, c'è un level design moderno nascosto sotto una veste d'altri tempi. È la tradizione degli anni 90 che sposa l'intelligenza del game design moderno. Un'avventura vecchio stile nel cuore, ma con un cervello totalmente contemporaneo. Insomma, non c'è molto da dire, questo è un gioco clamoroso, provatelo. Narrativa intima, platform 3D hardcore, thriller cyberpunk introspettivo e un action retro che sfida i moderni Souls. 4 giochi, 4 generi, 4 versioni artistiche completamente diverse. Ecco perché vi dico che il gaming non è in crisi. La creatività c'è, è accessibile ed è incredibile. Dobbiamo solo smettere di guardare solo alle solite 4 produzioni milionarie e cominciare a supportare anche questi progetti. E voi avete già provato uno di questi titoli o ne avete altri da consigliare per smentire la crisi del gaming? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete le notifiche, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ma come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao gamers!